Un saluto a tutti ragazzi e benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Uscita numero 12, Citroen 2 cavalli Charleston in scala 1/8 De Agostini. Andiamo subito a vedere il contenuto di questo nuovo fascicolo. Eccoci qua. Cerchione anteriore destro e la ghiera. Ghiera in plastica, cerchione completamente in metallo come quello che avete già visto nelle uscite precedenti. Allora, abbiamo, non so se si vede, manca della vernice qui, sì, si vede. Non credo che il copertone la copra, però nessun problema ragazzi, sapete che quando fate l'abbonamento non avete alcun problema a chiedere i pezzi sostitutivi alla De Agostini, che non vi chiede neanche il pezzo indietro. L'importante è fare almeno 2 foto del danno. Anche qua è rovinato la vernice, si vede, vedete qua che è tutta raggrinzita. E dicevo, fate le 2 foto e specificate il numero del fascicolo e poi chiaramente spedite un'email all'indirizzo dedicato. Allora, molto semplice questo fascicolo. Mi hanno detto di muovere piano i pezzi, così evita di andare fuori fuoco l'immagine. Vediamo se ce la faccio. Allora, qui ci dice, come anche nel copertone che abbiamo montato in precedenza, di metterlo a bagno nell'acqua tiepida. Allora ragazzi, io non lo metto a bagno nell'acqua tiepida perché poi dovrei andare ad asciugare completamente l'acqua contenuta residua qua dentro. Questo essendo di ferro, non vorrei mai che col tempo, sapete com'è, comincia a gonfiare, e quindi, perché è molto duro, e quindi mi sono munito di un foam, un classico foam per capelli, e vado a scaldare il mio copertone. Ma prima di fare questo vi faccio notare una cosa. Guardate, ovviamente abbiamo le stesse scritte di qua come le abbiamo di qua, ma fate solo attenzione, per esempio nel mio qui abbiamo la scritta Michelin perfetta. Se lo giriamo abbiamo sì la stessa scritta, ma non è fatta bene. Quindi ecco, se magari fate attenzione, perché mettere all'esterno la scritta stampata male e mettere all'interno del coperto quella che è venuta bene? Mettiamo chiaramente all'esterno quella che è venuta bene. Quindi andiamo a scaldare. Già morbida, Perfetto. Prendiamo il nostro bel cerchione in metallo, la scritta bella è di qua, quindi lo inseriamo così e vediamo se basta oppure no. Io ragazzi ve lo dico, chiaramente poi manderò, se si vede, manderò il pezzo indietro, ma cioè indietro, segnalerò il pezzo e me ne manderanno un altro. Mi dispiace, ma se ci fosse un controllo qualità più accurato tutto questo sarebbe evitato, però loro dicono nel pezzo te lo sostituiamo, qual è il problema? Va bene. Sto facendo un po' di fatica a inserirlo, eppure è morbido. Adesso facciamo da quest'altra parte, vediamo un po'. Allora, ecco, conviene che li facciamo entrare, vedete? Lo facciamo andare dentro qui e dentro anche qui, guadagniamo spazio. Vediamo, poi magari fatico lo stesso, vediamo. Pensare che il primo, se guardate il video, l'ho fatto senza scaldarlo,
E beh, io lo scaldo ancora un po', ragazzi. Metto pausa, lo scaldo ancora un po'. Eccomi qui, ragazzi. L'ho scaldato ancora un po', la schitta bella di qua, vediamo se entra meglio. Beh sì, decisamente. Voi ovviamente potete decidere di fare tutto questo con l'acqua calda, ci mancherebbe. Vedete voi cosa vi conviene di più fare, come vi trovate meglio, ecco. Poi ovviamente la sistemiamo bene. Attenzione qui, non dovete vedere nessuna imperfezione qui. Allora, non si vede tanto, però si vede che manca la vernice qui e qui è un po' rovinata e a me dispiace sinceramente. Comunque, un'altra cosa, una curiosità, almeno io penso, non sono certo, vi chiederete come mai magari i copertoni sono così duri come quelli della Ford Gran Torino di Starsky e Hutch che sto facendo dell'edizione Hachette, la trovate nella mia playlist, insieme ad altre cose che sto costruendo. Piano piano, ragazzi, i soldi sono quelli che sono, ok? E ne farei di collezioni, io figuriamoci. E vi stavo dicendo appunto che sono così dure perché quando anche voi presentaste il vostro modello così in vetrina, ecco, è difficile che il copertone si possa deformare diversamente con una gomma più morbida. Chi presentasse il suo modello così senza sospenderlo, io vi consiglio di tenerlo un po' più alto, pochi, 1 millimetro o 2 che non tocchi le ruote, parlo una volta finito, per non farlo appoggiare, però io penso che con delle gomme, ragazzi, così dure, si è proprio voluto evitare quel problema, ok? Va bene, a questo punto mettiamo la ghiera all'interno del cerchione, eccola qui, e il nostro video è finito. Una, aspettate, sì, è uguale, metterlo da una parte all'altra ovviamente. Ok, ecco qua, perfetto. È bella come l'altra, molto pesante. Adesso facciamo una rappresentazione di tutti i pezzi che abbiamo costruito fino a questo numero 12. E poi lo farò anche nel 13. Mi piace farle queste cose. Mi piace perché penso che per chi è interessato a questo modello faccia anche piacere alla fine vedere, se non si guardano tutti i video, a che punto siamo arrivati fino a questo numero di fascicolo, in questo caso il 12. Ok ragazzi, a dopo. Eccoci qua ragazzi, questo è il punto in cui siamo arrivati oggi con la costruzione numero 12. Il cruscotto, la chiave metallica per consentire il sonoro dell'accensione del motore e l'accensione delle luci, la ruota appena montata, l'altra che avevamo montato all'inizio, il nostro bellissimo sedile anteriore sinistro, mi sembra, il paraurto, la portiera, qui abbiamo della carta che io ho messo perché abbiamo la cerniera in metallo, così da non rischiare di rovinare la vernice quando la vado a riporre nel blister, così la tengo in sicurezza. Il cofano anteriore, qui abbiamo il braccio di una sospensione. Adesso nel prossimo numero andremo a completare una parte di questo e anche dell'altra sospensione speculare a questa. E qui abbiamo il motore. Ecco qui ragazzi. Michele con questa immagine un po' ballerina vi saluta e vi ringrazia del vostro tempo. Io adesso farò un po' d'ordine e continuerò il video permettendo a quelli che lo desiderano di poter leggere i contenuti scritti del fascicolo e di vedere anche le immagini. Ok ragazzi, per quelli che decideranno di finire qui, vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio a voi e a tutti i vostri cari più cari e mi raccomando, se avete piacere iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Ciao ragazzi e alla prossima! Eccoci di nuovo qua, benvenuti a questa seconda parte di questo video dove farò, come ho già anticipato, vedere l'interno del fascicolo, così da consentire a tutti
coloro i quali per una ragione o per l'altra non hanno fatto questa collezione e se sono interessati di poterne anche leggere i contenuti e la storicità del veicolo, veramente veramente molto molto interessante. Qui abbiamo la prima pagina dei servizi, numeri utili, e qui a voi la lettura, ragazzi. Vedremo un giorno se il canale crescerà e mi permetterà di acquistare e di investire, oltre che al mio tempo, anche un po' di soldini per comprare qualche attrezzatura un po' più professionale. E mi piacerebbe anche potervi parlare, come molti fanno, a viso scoperto, con il viso davanti alla camera piuttosto che solo così. Aspettate che qui, ecco, così si vede meglio, piuttosto che così da dietro, però a oggi mi accontento e come di quello che posso fare. Queste sono le possibilità, ragazzi, anzi sono anche oltre, molto onestamente, quindi sono contento così e vi ringrazio delle iscrizioni e di seguirmi, davvero. Sono quasi arrivato a 80.000 visualizzazioni totali, che per uno che insomma tutto sa fare, tra virgolette, fuorché i video su YouTube, io quello che cerco è, parlo tanto qua ci sono solo le immagini da guardare, quello che cerco è di trovare delle soluzioni qualora ce ne fosse la necessità per migliorare il modello come funzionalità o stabilità. È vero, uno dice Michele, però io compro, perché devo fare le modifiche? Ma il modellismo è così, ragazzi, è così, ma non ci lamentiamo perché alla fine è un bellissimo modello. Uno dice Michele, però costa. Avete ragione, ragazzi, però io non ho i soldi anche da pagarlo meno e prenderlo tutto insieme. Quelli che lo hanno lo fanno. C'è stato un periodo in cui io avevo più disponibilità e ho comprato tanti modellini della CMC in scala 18 che hanno dei prezzi abbastanza elevati, però rispondono a quella che è la qualità. Anzi, se lo vogliamo proprio dire tutta, se fossero stati fatti in Italia, venissero fatti in Italia, costerebbero minimo 2.000 euro l'uno. A parte che oggi parlo dei modelli della CMC in scala 1.18, c'è un mercato vergognoso perché insomma io modelli che ho pagato, è vero, 20 anni fa 150, 180, 200 euro, ma adesso si vendono a 2.000 euro i modelli che ho io, modelli come potete anche vedere qualcuno che ho già pubblicato, non sono da 2.000 euro quelli, ma già 6, 7, 800 euro magari li vendi. Però secondo me il modellismo fatto così non va bene, però è la mia opinione. Va bene, ragazzi, ho parlato di tutt'altro, mi fa molto piacere. Ma magari, come ho detto prima, avrò solo la mia visualizzazione, quindi poco male, potevo anche raccontare delle rave, delle rape, delle fave, avrei ottenuto lo stesso risultato. Ok, ragazzi, numero 12 terminato. E adesso andiamo chiaramente a fare l'ultimo, perché è l'ultimo che mi è arrivato, è il numero 13. Qui c'è qualcosa almeno da montare, non tantissimo, ma qualcosa c'è da montare. Ragazzi, grazie se siete rimasti anche voi a vedermi fino alla fine di questo video. Michele userà sempre le stesse parole, però io trovo che sia un bel saluto. Se poi, detto sinceramente, io molto onestamente non amo dire qualcosa che non provo, no? Quindi è vero, non vi conosco, però io vi ringrazio e vi auguro veramente una serena serata a voi
e a tutti i vostri cari più cari, che è davvero una bella cosa questa per chi ha i cari più cari che ti vogliono veramente bene, ok? Ragazzi, lo auguro a tanti, e chi è magari meno fortunato, mi raccomando, ringraziate di essere magari differenti da loro e andate sempre avanti. Ciao ragazzi, un abbraccio da Michele, al prossimo video, ciao!